Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fildene Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 16 febbraio 2022. Cos'ha Fildene? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fildene durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Fildene? Fildene è un farmaco a base del principio attivo piroxicam, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico oxicam derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Fildene può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Fildene 20 mg 30 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo piroxicam. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: piroxicam è indicato per il trattamento sintomatico di osteoartrosi, artrite reumatoide o spondilite anchilosante. A causa del suo profilo di sicurezza piroxicam non ha un FANS di prima scelta, vedere paragrafi 4, 2, 4, 3 e 4, 4. La decisione di prescrivere piroxicam deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia: la prescrizione di piroxicam deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con malattie reumatiche infiammatorie o degenerative. Posologia: la dose massima giornaliera raccomandata a 20 mg. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Il beneficio e la tollerabilità del trattamento devono essere rivalutati entro 14 giorni. Se è necessario proseguire il trattamento, quest'ultimo deve essere associato ad una rivalutazione frequente. Poiché a copyright l'impiego di piroxicam ha mostrato di essere associato ad un aumento del rischio di complicazioni a carico del tratto gastrointestinale, l'eventuale necessità di una terapia combinata con agenti gastroprotettori, ad esempio misoprostolo o inibitori di pompa protonica, deve essere attentamente valutata, in particolare in pazienti anziani. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Popolazione pediatrica: il dosaggio e le indicazioni nei bambini non sono stati ancora stabiliti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Precedenti anamnestici di ulcera, emorragia o perforazione gastrointestinale. Pregressi disturbi gastrointestinali che predispongono a disturbi emorragici quali colite ulcerosa, morbo di Crohn, tumore gastrointestinale o diverticolite. Pazienti con ulcera peptica attiva, disturbi infiammatori gastrointestinali o sanguinamento gastrointestinale. Pazienti con gastriti, dispepsie, gravi disturbi epatici e renali, moderata o severa insufficienza cardiaca, grave ipertensione, alterazioni ematiche gravi, diatesi emorragica. Uso concomitante di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, COX-2 ed acido acetilsalicilico, somministrati a dosi analgesiche. Uso concomitante di anticoagulanti, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Storia di gravi reazioni allergiche da farmaco di qualsiasi tipo, in particolare reazioni cutanee come eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, epidermolisi necrotica. Precedenti reazioni cutanee, indipendentemente dalla gravità, al piroxicam, ad altri FANS ed altri medicinali. Gravidanza accertata o presunta, durante l'allattamento e nei bambini, vedere paragrafo 4, 6. Esiste la possibilità di sensibilità crociata con acido acetilsalicilico o ad altri antinfiammatori non steroidei. Il piroxicam non deve essere somministrato ai pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico o ad altri antinfiammatori non steroidei provochino sintomi di asma, rinite, poliposi nasale, angioedema, orticaria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi.
Il beneficio clinico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Acido acetilsalicilico o altri FANS. Come con altri FANS, l'uso di piroxicam insieme all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS, incluse le altre formulazioni di piroxicam, deve essere evitato poiché copyright. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Fildene. insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Fildene durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fildene durante la gravidanza e l'allattamento? Piroxicam controindicato durante la gravidanza, accertata o presunta, e l'allattamento. Fertilità. In base al meccanismo di azione, l'uso di FANS, compreso piroxicam, può ritardare o impedire la rottura dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Piroxicam può modificare lo stato di vigilanza in modo tale da compromettere la guida di autoveicoli e l'impegno in attività che richiedono prontezza di riflessi. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con Fildene con le seguenti frequenze. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1 centesimo a 1/10. Non comune, a 0 yen 1,000 a 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi più indicativi di sovradosaggio sono cefalea, vomito, sonnolenza, vertigini e sincope. In caso di sovradosaggio è indicata una terapia sintomatica di sostegno. Sebbene non siano stati effettuati studi finora, l'emodialisi non è probabilmente utile per facilitare l'eliminazione del piroxicam, poiché copyright il farmaco è caratterizzato da un elevato legame con le proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori/antireumatici non steroidei. Codice ATC M01H01. Il piroxicam, appartenente alla classe delle carbossiamidi N-eterocicliche benzotiaziniche, ha il primo composto di un nuovo gruppo di FANS, ioxicam. Il piroxicam, proprietà farmacocinetiche, assorbimento e distribuzione. Dopo somministrazione sia orale che rettale il piroxicam è facilmente assorbito. Dopo somministrazione orale, la presenza di cibo riduce la velocità, ma non la percentuale di principio. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici rivelano che non vi sono particolari rischi per l'uomo, sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità con dose ripetuta, genotossicità, potenziale carcinogenico e tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti. 20 mg capsule rigide. Amido di mais, lattosio, magnesio stearato, sodio lauril solfato. La capsula contenitrice è formata da gelatina, titanio diossido e 171. 20 mg compresse solubili. Lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Fildene a base di piroxicam sono Brexin, Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, piroxicam DOC generici, piroxicam EG, capsula, compressa solubile, piroxicam Exal. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.